Ciao, bentrovata sul mio canale. Ciao da Stefano ovviamente che sono io e bentrovati in questo mio nuovo video. Come spesso accade nei miei video parlerò di relazioni tossiche, amori malati con narcisisti patologici, borderline oppure psicopatici. Io per correttezza permetto sempre di non essere né uno psichiatra né uno psicologo, sono un giornalista regolarmente iscritto all'albo che però, ahimè, ho attraversato alcune relazioni tossiche. Ho fatto un mio percorso virtuoso e ne sono uscito bene. In questi anni ho studiato libri scritti da luminari internazionali come Otto Kernberg oppure Sigmund Freud. Ho guardato numerosi video tenuti da psichiatri e psicologi, anche italiani, esperti in relazioni tossiche. La cosa più importante, ho partecipato a gruppi e seminari di persone che, come me, sono state vittime di amori malati. Ho ascoltato molti racconti e ho metabolizzato alcuni concetti che voglio esporre in questi video. Il titolo del video di oggi è Il sesso col narcisista patologico. Allora, prima di iniziare ti dico due cose brevissime. La prima, se vuoi suggerirmi qualche video che dovrei fare in tema di relazioni tossiche, puoi farlo, puoi suggerirmelo qua sotto nei commenti, scrivi il video e lo prenderò sicuramente in considerazione. Seconda cosa, se ti piace l'argomento, se ti interessa l'argomento di narcisisti patologici, clicca i like, è semplicissimo, qua sotto c'è un bottoncino, clicca i like, così aiuti il canale e potrò fare altri video sempre in tema di relazioni tossiche con narcisisti patologici. Ora, andiamo a leggere cosa dice questo articolo che poi posterò qua sotto nelle note se vorrei andare a leggerlo per intero sul sesso inerente al narcisista patologico, com'è il sesso con il narcisista patologico, come riconoscere il narcisista patologico sotto le coperte. Allora, sebbene il sesso, dice l'articolista, con il narcisista patologico sia inizialmente, tieni buono il concetto, inizialmente romantico e appassionato, spesso diventa unilaterale e potenzialmente anche aggressivo. Cosa significa? Significa che un narcisista patologico, quando gode lui e quando gli piace a lui, per lui è già abbastanza. Se ne frega se poi te ti piace, se hai dei bisogni tuoi, se hai delle richieste da fare, se ne frega totalmente. Dall'altro lato potrebbe anche diventare aggressivo. Quindi potresti sentirti umiliata dopo aver fatto sesso con un narcisista patologico, potresti sentirti sporca, potresti sentirti essere stata portata a un livello che a te non piaceva. Quindi in questa cosa qua alla fine chi ci ha tratto vantaggio è soltanto lui e alla lunga ti senti usata anche nel sesso. I narcisisti sessuali danno priorità alla propria soddisfazione e ai propri bisogni sessuali. Mancano di empatia, tieni buono il concetto, perché una delle caratteristiche principali di un narcisista patologico è l'assenza di empatia. Cosa significa empatia? Sapersi mettere nei panni altrui, saper capire i bisogni altrui, i sentimenti, le sensazioni, è quello che ci permette appunto di entrare nella coscienza, nell'animo del partner anche a livello sessuale. Ancora, si aspettano elogi frequenti, i narcisisti patologici, sulle loro prestazioni sessuali. Altra caratteristica, ti chiederà sempre quanto è bravo a letto, quanto è meglio lui rispetto al tuo ex, ti chiederà molti paragoni, ti chiederà di dirgli che lui è il migliore che hai mai avuto, perché in fondo i narcisisti patologici sono delle persone insicure di loro stessi e ovviamente hanno bisogno di continue rassicurazioni anche in ambito sessuale. Quindi c'è molto spesso anche queste richieste nell'atto, però queste richieste di sentirsi elogiato, diciamo. Ancora, si sentono autorizzati a far sesso quando e dove vogliono. Altra caratteristica, loro ti chiederanno di far sesso sempre a loro piacimento, però quando tu lo vuoi fare magari ti senti dire un bel no, ti senti dire ma insomma sono stanco, ma insomma sei sempre quella che ne ha voglia, ma cos'è una malattia del sesso? Cioè ti potrebbe dire tante cose brutte perché ribalta le frittate, morale, anche a livello sessuale bisogna farlo quando lo dice lui o lei, perché ricorda che il narcisista patologico può essere sia maschio che femmina. Ancora. Che cos'è narcisismo sessuale? Che cos'è narcisismo sessuale? Il narcisismo sessuale è un modello di preoccupazione e interazioni sessuali caratterizzati da egocentrismo, quindi tutto deve girare attorno al narcisista patologico.
e da un senso gonfiato di stima sessuale, cioè loro si sentono i migliori anche a livello sessuale, anche se, come dicevo prima, nasconde una profonda insicurezza di base. Ancora, nonostante si presentino con abbondanza di fiducia nelle proprie prestazioni sessuali, molti professionisti, molti psicologi considerano il narcisismo sessuale un disturbo dell'intimità, in cui questi individui lottano per dare e ricevere intimità emotiva. Il sesso con un narcisista patologico è salutare, è utile. Il sesso sano, non quello con narcisista patologico, ma quello sano, coinvolge diversi componenti, tra cui il rispetto per i confini di ogni partner, tieni buoni i concetti, il rispetto dei confini non ti porta oltre, oppure ti porta oltre quando sei pronta, quindi non ti stimola a dover per forza fare qualcosa che non ti senti di fare. Ancora, una chiara comunicazione sui desideri, quindi una persona sana, una persona che tiene a te a livello sessuale, cerca di capire i tuoi desideri, ti cura, ha rispetto ed empatia reciproca. Ancora, dato che i narcisisti sessuali lottano con l'intimità e la reciprocità sessuale, il sesso con un narcisista patologico può sembrare insoddisfacente e malsano. Tieni buono il concetto. Il sesso con un narcisista patologico ti fa sentire insoddisfatta e ti fa sentire malsana. Detto questo, il sesso con un narcisista patologico può essere di diversi tipi, all'inizio, come dice l'articolista, sono eccitanti, poi le cose cambiano. Mentre si pensa che il narcisismo sessuale sia più comune tra gli uomini che tra le donne, chiunque abbia una relazione cronica e disfunzionante nell'intimità può sviluppare i sintomi, ripeto, sia maschio che femmina. Ancora, che aspetto ha il comportamento sessuale narcisistico? 9 segni. Mentre i comportamenti sessuali possono presentarsi in vari modi, ci sono invece alcuni segnali a cui prestare attenzione. 1. Dare priorità alla propria soddisfazione personale. I narcisisti sessuali sono preoccupati per la loro propria soddisfazione, ignorando i bisogni del loro partner sessuale o della loro partner. Quando il partner esprime un bisogno o una preferenza sessuale, il narcisista sessuale può ignorare la richiesta o accusare il partner di essere controllante o egoista, quindi ribaltano semplicemente la frittata dicendo che tu sei la strana a letto, che tu hai dei bisogni particolari, in realtà ce li ha lui. 2. Segnalare di non essere sessualmente soddisfatti. Mentre i narcisisti sessuali faranno di tutto per dare la priorità alla propria soddisfazione sessuale, tendono a segnalare una bassa soddisfazione sessuale ed attribuire la colpa al partner. Ti diranno: te non mi soddisfi, te non sai far sesso, te non sai far quello, non sai far quell'altro, insomma te non sei in grado di andare a letto con nessuno, secondo un narcisista patologico, e ovviamente ti dirà che senza di lui, senza il narcisista, te non troverai mai più nessuno. Balla clamorosa, ovviamente. Possono giudicare o criticare le prestazioni del loro partner o suggerire che il sesso è diventato noioso. Ti dirà che sei noiosa, che sei scontata, che sei banale, che sei diventata cicciottella, che non hai più quella verve di una volta. Una volta quella cosa lì la facevi meglio, ma adesso sei davvero peggiorata. Cose che ti sentirai spesso dire da un narcisista patologico. 3. Eccesso di fiducia e grandiosità sulle prestazioni sessuali. I narcisisti sessuali spesso ritraggono se stessi e le loro capacità sessuali come uniche, si sentono supereroi, mentre alcune ricerche mostrano che alcuni narcisisti sessuali in realtà hanno un'alta stima sessuale, non hanno un'alta stima sessuale e si percepiscono non come buoni amanti. Poi ci sono delle altre caratteristiche come aspettativa di loda continua, ipersensibilità alla critica, aggressività o violenza, tieni buoni concetto come il bondage, ti chiederanno di fare un sesso spinto, magari dandoti qualche, a volte anche usando la forza. Quindi anche quella è una caratteristica tipica del narcisista patologico. Poi, aggiungo io,
lo tiro fuori io questa cosa, in base ai racconti che ho ascoltato, anche la richiesta di far sesso a 3 è una caratteristica tipica del sesso con un narcisista patologico. Stiamo uniti, eleviamoci sopra i narcisisti patologici, ricorda e ripeti il motto: l'empatia diverrà la mia magia. In un mondo sempre più egocentrico e quindi narcisistico, persone empatiche sono davvero preziose. Diffondi più notizie possibili in merito al narcisismo patologico e salverai tante vite. Se ti è piaciuto il video, clicca e like. Ciao da Stefano.